Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale di Fabrizio Teghesi. Anche per questa settimana ho pensato a un video un po' diverso dal solito. Come sapete, da quest'anno sono stati introdotti nuovi regolamenti nelle gare di campionato nazionale AMSCI. Se non sapete tutto quello che è cambiato, vi lascio in alto a destra un link del video dove ho parlato dettagliatamente di tutte le modifiche del regolamento 2022, ma nello specifico oggi parliamo delle differenze di punteggio rispetto all'anno 2021 e comunque vada non solo al 2021 ma anche a diversi anni or sono. E mi sono domandato, ma i risultati col regolamento del 2021 quanto e come sarebbero cambiati? Vediamolo dopo la sigla. Innanzitutto iniziamo col ricordare che cosa è stato cambiato nei punteggi per le classifiche finali di questa stagione 2022. Sono stati introdotti, o meglio reintrodotti, i punti delle qualifiche. Quindi il pilota prende un punteggio per il risultato finale della gara e un punteggio per il risultato finale delle qualifiche. La somma di questi punteggi darà la prestazione della gara. È stato inserito un punteggio che viene denominato bonus gara, che è un punto per ogni partecipante della manifestazione. Quindi ad esempio su una gara da 30 piloti il primo prende 30 punti, il secondo 29, il terzo 28 e così via. Questo piccolo punteggio viene inserito semplicemente per evitare gli ex equo. E l'ultima modifica regolamentare, che secondo me è stata un po' la chiave di volta di tutto, quella che ha reso veramente tanta differenza nelle classifiche, è la rimozione della prova di scarto. Quindi ragazzi, quest'anno avevamo 3 prove, tutte valide per il punteggio finale. Cosa ho fatto quindi? Ho preso la classifica finale del 2022 e ho provato semplicemente a togliere il punteggio di scarto a tutti i piloti. Quindi ragazzi, ecco qua la classifica modificata. Come si legge questa classifica? I piloti che sono evidenziati in bianco vuol dire che non hanno subito variazioni di posizione rispetto alla classifica originale, mentre i piloti evidenziati di rosso hanno perso posizioni rispetto alla classifica originale e i piloti evidenziati in verde invece le hanno guadagnate. Quindi qui ragazzi vedete che i primi 6 classificati sono esattamente nello stesso ordine. Il primo pilota che ha cambiato posizioni è Marco Natale, che guadagna esattamente 5 posizioni. Da qui in avanti abbiamo un gruppetto di 5 piloti che perdano tutti una posizione, perché chiaramente vengono tutti superati da Marco Natale, e poi abbiamo Zanchettin e Baruffolo che guadagnano entrambi 4 posizioni. Successivamente abbiamo Camamo e Michelucci che perdono rispettivamente 3 posizioni e 2 posizioni, e poi abbiamo altri 5 piloti che guadagnano tutti 2 posizioni. Chi perde veramente tante posizioni, 7 per la precisione, è Carlesi Emiliano. Dopo Carlesi abbiamo Ciriello e Fantinel che guadagnano entrambi una posizione, e chi perde più posizioni di tutta la classifica è Paolo Polimeni, che perde addirittura 9 posizioni, ritrovandosi in 25esima posizione. Gli ultimi 5 della classifica non hanno subito variazioni. Passiamo adesso alla classifica senza punti delle qualifiche. Vedete che qua ho rimosso semplicemente i punteggi attribuiti alle qualifiche. E guardate, stesso principio, i bianchi rimangono nella stessa posizione, i verdi guadagnano posizioni e i rossi le perdano. Questa è la classifica più simile a quella ufficiale che possiamo ottenere. Vedete infatti ci sono pochissimi piloti che hanno cambiamenti e abbiamo sempre il solito Marco Natale che guadagna 3 posizioni, e ne guadagnano 3 anche Marco Baruffolo ed Alex Zanchettin, e il pilota che perde più posizioni di tutta questa classifica è di nuovo Paolo Polimeni, che perde soltanto 3 posizioni in questo caso. Questa, vedete, ripeto, è la classifica più simile possibile a quella ufficiale, togliendo i punti qualifica. La cosa che vorrei farvi notare in questa classifica è che abbiamo un ex aequo, ragazzi. In terza e quarta posizione Valente e Berton
sono ex aequo, nonostante che ci siano i punti bonus attribuiti per non avere ex aequo. Quindi vedete che ci sono delle possibilità che, nonostante i punti bonus, abbiamo un ex aequo. Vediamo adesso invece la classifica senza punti qualifica con lo scarto, quindi mettendo in più rispetto al regolamento del 2021 soltanto i punti bonus. E qua vedete che di nuovo abbiamo i primi 6 classificati che hanno lo stesso identico ordine d'arrivo rispetto alla classifica ufficiale, e colui che beneficia di più da questa modifica è Marco Natale nuovamente, che guadagna 5 posizioni. E ancora una volta, scendendo in basso nella classifica, quello che perde più posizioni di tutti è Paolo Polimeni, che ne perde addirittura 8. Mentre per ultima, ragazzi, la ciliegina sulla torta, mi sono lasciato la classifica con i regolamenti 2021, quindi togliendo punti qualifica, punti bonus e mettendo lo scarto. E guardate cosa viene fuori. I primi 5 rimangano uguali alla classifica ufficiale e qui Marco Natale avrebbe guadagnato addirittura 6 posizioni, ragazzi. Quindi il più penalizzato alla luce di tutte queste classifiche è stato Marco Natale, perché in qualunque altra combinazione avrebbe sempre guadagnato posizioni. E con questa configurazione abbiamo anche i drop più pesanti rispetto a tutte le altre tipologie di classifica. Infatti abbiamo ben 2 piloti che perdano 6 posizioni, che sono Michelucci e Carlesi, e abbiamo Paolo Polimeni che perde addirittura 10 posizioni. 10 posizioni è esattamente un terzo di classifica expert. Quindi abbiamo anche in questo modo il più avvantaggiato dai nuovi regolamenti 2022, che è stato Paolo Polimeni, che in tutte le classifiche rifatte con tutti gli altri punteggi avrebbe sempre perso un numero considerevole di posizioni. Per quanto riguarda me, in una tipologia di classifica sono rimasto nella stessa posizione, mentre in tutte le altre tipologie ho perso una posizione. Quindi diciamo che nelle parti alte della classifica rimane più o meno tutto invariato. Quindi con queste considerazioni possiamo anche dire che il campionato in questo modo non è assolutamente falsato, perché le prime 5, 6 o addirittura 7 posizioni in tutti gli altri metodi di classifica sono rimaste praticamente le stesse nelle stesse posizioni della classifica ufficiale. Cambia tanto nelle posizioni centrali, perché ovviamente senza gara di scarto viene penalizzato tantissimo chi non ha fatto una gara e viene avvantaggiato tantissimo chi le ha fatte tutte. Chiaramente in un campionato di sole 3 prove è quasi obbligatorio dover partecipare a tutte e 3 le prove, ma c'è una trasferta in meno rispetto allo storico, che è sempre stato 4 prove. Quindi io sono abbastanza contento delle modifiche, le ritengo abbastanza azzeccate, e anche il fatto che ci siano le 3 gare senza scarto credo che sia meglio per un discorso di partecipazione, per avere un po' più di partecipanti che magari si giocano posizioni di classifica facendo tutte e 3 le prove. Come sapete mi piacciono i numeri, mi è piaciuto tantissimo fare questa analisi video per voi e vorrei sapere ovviamente cosa ne pensate voi. Scrivete nei commenti e noi ci vediamo il prossimo mercoledì con un nuovo video. Ciao!